Ciao, è importante che impari a valutare il tuo egocentrismo attraverso un'autovalutazione, perché se sei troppo egocentrico o troppo egocentrica, sicuramente ti perderai delle possibilità di conquistare delle persone o comunque, diciamo, avrai poche possibilità di entrare in empatia con gli altri, quindi anche meno capacità di cogliere quelli che sono i segnali della persona che ti interessa. L'egocentrismo può andare bene fino a un certo livello, se diventa eccessivo, è comunque una maschera, è comunque un meccanismo di difesa. Come fare ad autovalutare il livello di egocentrismo? Bene, devi prestare attenzione ad alcuni segnali. Ad esempio, dovresti iniziare a valutare le tue conversazioni. Le conversazioni con gli altri è il modo in cui viene subito fuori l'egocentrismo. Guarda ad esempio chi ha parlato di più. Se sei un egocentrico avrai voglia di parlare, quindi di essere, diciamo, al centro dell'attenzione. Chi è egocentrico vuole parlare, prendersi tutto il tempo, diciamo, di portare avanti una conversazione, talvolta interrompendo anche l'interlocutore. Poi poniti una domanda. Hai imparato qualcosa ascoltando il tuo interlocutore? Perché è probabile che non l'hai neanche ascoltato. Gli egocentrici ascoltano poco. Infatti, un'altra cosa che dovresti imparare a fare è dare un voto alle tue capacità di ascolto. Se tu ascolti poco, se non, o se lo fai, ma pensando a quello che devi dire tu, senza aver imparato nulla dall'altra persona, allora sei eccessivamente egocentrica o egocentrico. Ehm, quindi devi imparare veramente ad ascoltare, perché ad esempio la capacità di sedurre passa molto di più attraverso la capacità di ascolto che attraverso la capacità di parlare, attraverso l'arte oratoria. Adesso un'altra cosa che devi valutare sono le emozioni che ti danno le altre persone. Se tu sai emozionarti, quindi vuol dire entrare in empatia per un qualcosa che ti dicono, che vivono le altre persone, allora diciamo che l'egocentrismo è sotto controllo. Se invece tu sei focalizzato esclusivamente sulle tue emozioni, focalizzata esclusivamente sulle tue emozioni, e non perdi neanche tempo a valutare e a interessarti alle emozioni degli altri, allora l'egocentrismo è eccessivo. L'egocentrismo è eccessivo. Un'altra cosa è valuta quanto sei preoccupata o preoccupato di fare una buona impressione. L'egocentrico vuole sempre apparire interessante, affascinante, eccezionale, desidera sempre fare delle grandi performance e spesso è critico con se stessa o con se stesso, passa molto tempo a rimuginare, diciamo, sulle cose che ha fatto, sulle cose che ha detto. Eccessivo egocentrismo, troppo. Un'altra cosa è, dovresti valutare come reagisci a commenti che siano però costruttivi da parte dell'altra persona, che non vuol dire temere il giudizio, ma vuol dire che i commenti costruttivi vanno valutati, insomma. Ecco, questi sono i parametri che dovresti tenere sotto controllo. Se di questi parametri, diciamo, la maggior parte ti porta ad essere centrato su te stesso, vuol dire che c'è un livello eccessivo di egocentrismo che ti impedirà di relazionarti positivamente, di conquistare e di sedurre chi desideri. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!